Sarà sicuramente capitato anche a voi di essere costretti a guidare in condizioni di bagnato, sotto un temporale o comunque sotto una pioggia, quel che sia. Ecco, la guida sul bagnato nasconde moltissime insidie e ultimamente ho visto anche molte persone che guidano sull'asciutto e sul bagnato alla stessa maniera. E credo che non ci sia cosa più pericolosa, perché ovviamente l'auto o la moto che sia risponde in maniera completamente diversa rispetto all'asciutto quando si trova sul bagnato. Quindi oggi andiamo a vedere insieme un paio di consigli pratici per rendere la nostra guida sul bagnato più sicura. Adesso sigla al volo e poi partiamo. Eccoci qua ragazzi, allora prima di iniziare vi ricordo solamente molto velocemente che la maggior parte di voi guarda i video ma non si iscrive al canale ed è un peccato, quindi se volete supportare mi raccomando iscrivetevi. Allora proporrei di iniziare a parlare con quelli che sono i maggiori pericoli della guida quando piove. Un fenomeno molto pericoloso che secondo me è anche molto più frequente dell'acquaplaning è il viscoplaning. Il viscoplaning, come forse suggerisce anche il nome, è un fenomeno molto simile all'acquaplaning, nel senso che praticamente hanno lo stesso effetto, ma capita in condizioni diverse. Mentre l'acquaplaning accade nel momento in cui si forma uno strato d'acqua che impedisce il contatto tra l'asfalto e la gomma, quindi con abbondante acqua sul manto stradale, il viscoplaning succede nel momento in cui iniziano a cadere le prime gocce d'acqua. Le prime gocce d'acqua infatti tendono a mischiarsi molto velocemente con quello che è lo sporco sul manto stradale. Sporco è inteso come detriti, gomma lasciata da altre auto o anche oli. Insomma si viene a creare una specie di strato molto scivoloso che può farci incorrere in fenomeni di sottosterzo. Il sottosterzo, spiegato proprio in due parole al volo, è quando tu giri ma la macchina va per cazzi suoi. Come si fa quindi a contrastare questo viscoplaning? Beh, direi che prima di tutto è fondamentale mantenere la calma. Quando si incorre nel sottosterzo, la prima cosa che viene in mente è continuare a sterzare di più. Totalmente sbagliato, quello non farà altro che accentuare di più la rotazione della macchina, ma la macchina continuerà ad andare dritta. Quello che dobbiamo cercare di fare, e so che è difficile perché in quel momento ti viene un po' il panico, è raddrizzare lo sterzo, alleggerire il gas e pregare che le gomme ritrovino aderenza. Il secondo fenomeno che abbiamo già nominato è l'acquaplaning. L'acquaplaning sostanzialmente ha gli stessi identici effetti del viscoplaning, ma succede quando lo strato d'acqua è maggiore. E soprattutto quando il battistrada della nostra gomma non riesce a cacciare ai lati tutta l'acqua che incontra sul manto stradale. Uno dei metodi per contrastare l'acquaplaning mentre sta accadendo è sicuramente quello di frenare poco, caricare quindi leggermente l'avantreno e cercare quindi di far riprendere trazione e grip all'avantreno. Un altro pericolo da considerare quando si guida sul bagnato, soprattutto in caso di temporale, è la visibilità. Sempre più frequentemente infatti assistiamo a vere e proprie bombe d'acqua con le quali letteralmente non vediamo a più di 20 metri davanti a noi. Se in città solitamente abbiamo un'ottima visibilità anche con la pioggia grazie alle luci sparse, non possiamo dire lo stesso in autostrada o comunque strade extraurbane. Quindi mi raccomando, su strade extraurbane tipo le autostrade, prestate il doppio dell'attenzione. Fino adesso comunque abbiamo parlato di alcuni fenomeni pericolosi e di come contrastarli. C'è però un metodo molto più efficace di quelli che vi ho elencato, che è la prevenzione. Uno dei primi consigli che posso dare e mi sento di dare è quello di andare piano. Andate piano, non fidatevi del fatto che avete la macchina o la moto nuova, perché la pioggia, ragazzi, è infame. Raddoppiate la distanza di sicurezza e soprattutto siate delicati. Il trucco per guidare bene sul bagnato è la delicatezza, ragazzi. Per delicatezza, ragazzi, intendo frenare molto dolcemente e questo necessita ovviamente avere tanto spazio davanti, ma anche e soprattutto accelerare lentamente. Se acceleriamo infatti troppo bruscamente potremmo incorrere in pericolosissimi sovrasterzi. Detto proprio in due parole, il sovrasterzo è, diciamo, la tendenza dell'auto a girare più stretta di quello che vorremmo. Se riusciamo ad avere la delicatezza giusta col gas, quello che è il mio consiglio è di camminare con una marcia in meno. Camminare con una marcia in meno terrà la nostra auto, diciamo, più frenata grazie al freno motore e quindi, in un certo senso, un po' più in sicurezza. Però ovviamente con una marcia più bassa, ragazzi, dosiamo bene il gas. L'ultimo consiglio che posso darvi, ragazzi, per imparare a guidare sul bagnato è quello di andare in un parcheggio o comunque in un grande luogo isolato
dopo un temporale, con ancora quel bagnato a terra, e iniziare a capire come funzionano i traversi, sottosterzi, sovrasterzi, eccetera. Ovviamente sia chiaro, non voglio assolutamente dirvi di andare là nel parcheggio 100 all'ora, tira il freno a mano, vedi come va, perché no, muori. E se non muori ti fai male e distruggi la macchina e no. Però diciamo che già iniziare a capire, quando magari sei in seconda a 20 all'ora e dai più gas del previsto, come reagisce la macchina sul bagnato, già quello comunque potrebbe aiutarvi a capire come reagire nel caso vi succeda qualcosa mentre state guidando per strada. Alla fine, ragazzi, quel che credo io è anche che sia questione di esperienza. Inoltre, ragazzi, un altro mini consiglio che posso darvi è che mi sono dimenticato di registrare prima e quindi sto facendo ora la clip col telefonino, è di imparare a riconoscere il manto stradale. Generalmente più scuro è, meglio è. Questo perché? Perché gli asfalti più nuovi, quelli drenanti, sono più scuri, mentre invece quelli più vecchi e consumati sono più trasparenti, più lucidi, se così vogliamo dire. Quindi non fidatevi mai di questi asfalti un po' trasparenti, perché quelli sono veramente pericolosi. Un altro mini consiglio / trucco che mi sento di darvi è quello di cercare di frenare con le ruote sempre dritte, o nel caso della moto, con la moto sempre il più dritta possibile. Questo faciliterà la frenata e la renderà molto più sicura. Quindi, ragazzi, siamo giunti alla conclusione di questo video. Questo della sicurezza è un argomento al quale tengo tantissimo, quindi se il video vi è piaciuto, mi raccomando, lasciate un like, iscrivetevi al canale e condividete il video, ragazzi. Quindi niente, in conclusione gas, ma poco, perché sul bagnato, e ci vediamo al prossimo video.